Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche lavorative per il primo semestre del 2024. Ok, ne abbiamo due ragazzi, il carro e gli amanti. Ma che bello! Allora, quando c'è il carro si parla sempre di movimenti, di spostamenti, di dare una direzione. Potrebbe proprio essere ad una relazione, visto che qui abbiamo gli amanti. E ovviamente può essere una relazione lavorativa, ma se collaborate, cioè potrebbe anche esserci qualche cosa legato al lavoro partner, ecco. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e la trovate anche scritta qui. Vi comunico anche che le stese per il primo semestre del 2024 generali sull'amore e gli affetti e sulla crescita personale sono già online. Trovate tutto nelle playlist del canale sotto oroscopo annuale e stagionale, ok? Bene, andiamo a vedere quali sono le energie per il prossimo semestre per gli amici dei pesci. C'è un papa e un carro, wow. Allora abbiamo la temperanza, il papa, il carro. La torre. Avete solo arcani maggiori fino ad adesso. 7 di spade, 8 di coppe e cavaliere di coppe. Dunque ragazzi, devo dire che si parte da una situazione di equilibrio con la carta della temperanza. E se non è una situazione di equilibrio, è una situazione che, come vi posso dire, riesce a stare insieme, ok? Adesso andiamo a vedere carta per carta, poi alla fine vi dico occupati, disoccupati, denaro, insomma, investimenti, tutto quanto. Diciamo che poi abbiamo anche questo papa e qui normalmente con il papa si parla di contratti, di ufficializzazioni, quindi è come se si desse una direzione a qualche tipo o di lavoro o di situazione lavorativa o di relazione lavorativa, visto che abbiamo la carta degli amanti. Tenete presente che gli amanti parlano anche di scegliere, del fare una scelta e qui siccome abbiamo il carro ehm, può far riferimento proprio a scegliere la direzione da dare, magari a un progetto, a una nuova idea, al lavoro, insomma. Diciamo che nella lettura qui abbiamo anche il carro al contrario e la torre al contrario. E devo dire ragazzi che è come se una delle due direzioni, perché il carro ha due cavalli, due direzioni, può andare o a destra o a sinistra, però è come se una delle due direzioni mi viene da dire che a un certo punto crolli o non riesca a creare le basi per andare avanti. Sì, ragazzi, per molti può essere una scelta, eh. Va bene, andiamo a vedere carta per carta. Regina di coppe,
e 5 di pentacoli. Che interessante. Perché in realtà qui si parla di una situazione in equilibrio, però poi qui abbiamo questo 5 di pentacoli che mi parla di qualche tipo di carenza, ragazzi. Come se ci fosse qualche cosa, mi viene da dire, da rimettere a posto. Andiamo a vedere il Papa. Regina di denari e 2 di spade. Anche qui con il 2 di spade devo dire che c'è questo bivio. Secondo me è una scelta quella che andrete a prendere nel primo semestre del 2024. È una scelta importante che riguarda il vostro lavoro, riguarda, mi viene da dire, l'espansione, il fatto di portare qualche cosa sui social anche potrebbe essere, no? Difatti, qui potrebbe essere una situazione che comunque è già in un certo tipo di equilibrio, ma c'è comunque una sorta di carenza. Potrebbe essere proprio questa diffusione di massa del vostro servizio, del vostro prodotto. Andiamo a vedere il carro. 7 di bastoni e 9 di coppe. Sì, ma infatti ho questa sensazione che siate appagati così come siete nella posizione in cui siete, perché c'è la carta della temperanza, che è una carta che comunque ha un'energia piuttosto lenta, devo dire, e anche il fatto che qui il carro si è girato al contrario, è come se le cose si muovessero un pochettino a rilento nel prossimo semestre, nel primo semestre del 2024. Andiamo a vedere la torre. Fante di bastoni e amanti, adesso voi qua non le vedete più. Ok. Ragazzi, qui, perché gli amanti li abbiamo anche qui e il carro ce l'abbiamo anche qui, però qui sono a testa in su e qua sono a testa in giù. Vi dico, ho l'idea che potrebbe esserci, diciamo, la sezione strettamente riguardante il lavoro che vi assorba un certo numero di energie e che quindi ci sia da scegliere su che cosa, diciamo, andare avanti nella vostra vita, perché è come se ci fosse qualche cosa di laterale che deve essere un attimino messo in stand-by per quello della scelta. Per qualcuno si tratta di scegliere se continuare con il suo attuale lavoro o no. Vi dico, no, ve lo dico dopo, adesso finiamo tutte le carte. Allora, 7 di spade. Imperatrice e 5 di coppe. Allora, è interessante come qui abbiamo la regina di coppe che molte volte fa riferimento a una madre e qui abbiamo l'imperatrice che fa riferimento a una madre o alla maternità in sé, al fatto di creare. E poi qui, esattamente sotto le figure femminili, abbiamo 2 carte di carenza. Dunque, o queste 2 figure rappresentano proprio una persona intorno a voi con la quale si instaura una relazione di carenza. Vi dico, qui c'è anche un 7 di spade, quindi può fare riferimento a delle bugie, a delle cose che vengono nascoste, a un vuoto che si sente inerente a questa persona. Per qualcuno è la madre, o se non è la madre è un capo, è qualcuno che si ritiene tipo di famiglia, soprattutto se sono tanti anni che lavorate nella stessa azienda, ipotesi. È come se ci fossero delle cose che vengono nascoste. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Abbiamo un 3 di spade, un 3 di pentacoli e la ruota della fortuna.
Allora, ragazzi, devo dire che qui, grazie alla ruota della fortuna, ci sarà un bel cambio, ma perché avete anche quest'otto di coppe. È come se ci fosse... Allora, per qualcuno può trattarsi di un viaggio, considerato anche che abbiamo il carro due volte, è come se ci fosse una sorta di distacco, di... può essere un viaggio esterno, fisico, o un viaggio interno, quindi una sorta di autoanalisi. Vi ricordo che l'otto di coppe è l'arcano minore dell'eremita, quindi è proprio un momento di introspezione. È come se in questo momento di introspezione elaboraste le cose che non funzionavano, elaboraste quello che all'interno o di questa relazione o delle relazioni in generale, più che altro sento delle collaborazioni. È come se le cose in un qualche modo cambiassero. Vi dico, arriva poi questo cavaliere di coppe, adesso andiamo a vederlo, perché il cavaliere di coppe è un'offerta che vi faranno. Abbiamo la morte e il mondo. Qui si tratta di tagliare con il passato, ragazzi. È come se ci fosse una nuova strada da percorrere, la scelta sarà la vostra, perché sia la morte che il mondo sono due carte di chiusura e ciclo, due carte di trasformazione, due carte che parlano che qualche cosa arriva a compimento e qualche cosa deve essere lasciato indietro. Diciamo che è come se entro il prossimo semestre qualche offerta arriverà per, mi viene da dire, ehm, guardate, per molte persone sento che è un qualche cosa inerente il ruolo o come vi posso dire? Sì, le prospettive future che ci sono per far crescere o il lavoro o la relazione lavorativa con qualcuno. Va bene, allora, se siete dipendenti, è facile, ragazzi, che vi propongano un cambio di ruolo, un aumento di livello, un maggior carico di responsabilità. Per qualcuno si tratta di diventare insegnanti, insegnanti di quello che sapete fare, non sì, magari per qualcuno si parla anche di fare qualche corso di formazione, ma sento che per la maggior parte è come se la maestria si fosse già acquisita e si tratta solo poi di divulgarlo agli altri. Potrebbe essere molto beneficioso occuparsi dei dettagli, mi dicono. Se siete disoccupati, ragazzi, arriva il lavoro. Vi dico che arriva il lavoro quello serio. Vi dico che potreste anche dover scegliere perché potrebbe non essere esattamente vicino a casa vostra. O potrebbe essere magari un lavoro che non è vicino alle vostre conoscenze anche. Però qui si tratta anche un po' di mettervi in gioco, di espandervi appunto. Io sento che avete tutte le doti per iniziare questa nuova attività lavorativa, vi dirò. Potrebbe essere, allora, un'attività di pubblicità, un'attività di marketing, anche per le persone che sono autonome, può essere d'aiuto, diciamo, spingere questi settori, quindi marketing, comunicazioni, social network, conferenze, ritiri spirituali per qualcuno, magari è la volta buona che si inizia a organizzare un proprio ritiro spirituale, un proprio corso di medicina alternativa, perché per molti ho la sensazione che vi trasformerete in una guida nel prossimo semestre, indipendentemente dal fatto che siate autonomi, occupati o disoccupati. Se siete autonomi vi dirò che ragazzi, qui davvero c'è un momentum dove vi espanderete fortemente, soprattutto se il vostro lavoro è inerente alla spiritualità. Ehm, Devo dire che a tutte e tre le categorie conviene focalizzarsi su quello che già c'è o su quello che, diciamo, per i disoccupati sul lavoro principale, perché è come se ci fossero dei progetti che potenzialmente potrebbero partire,
ma che non partono perché è come se mancasse un contratto, un accordo, un appoggio. Quindi focalizzatevi su quello che avete già e espandete quello che avete già perché secondo me ehm, già si parte da una situazione che riuscite a gestire, però c'è come uno scatto in avanti. Vi dirò, senza fare neanche tanto, eh. Cioè, nel senso, una volta che parlerete, non dovete fare poi nient'altro. Il punto qui è la comunicazione, divulgare, promuovere, parlare, fare i commerciali fondamentalmente. Allora, per quello che riguarda le finanze, e qui parlo del flusso di entrate del prossimo semestre, vi dico che tutto sommato è abbastanza lineare come flusso. Non ci sono grosse carenze, non ci sono grosse entrate neanche, però ecco, un consiglio che vi danno di non spostare niente, di non spostare soldi, di non muovervi tanto con gli investimenti, soprattutto se sono case. Abbiamo comunque una torre al contrario e la carta degli amanti al contrario. Vi dico, se per caso qualcuno sta pensando di cambiare stabile aziendale, diciamo che non è tanto il momento giusto per farlo il primo semestre. Aspettate ancora un pochettino se riuscite. Perché con la torre al contrario è come se non ci si rendesse ancora conto di che cosa non è adatto. Per quello che riguarda invece gli investimenti, il patrimonio già esistente, e lì ragazzi devo dirvi che potrebbe esserci qualche calo dovuto a delle spese non preventivate. Potrebbero essere spese familiari per la famiglia, insomma. O la famiglia di origine o la famiglia creata, ok? Fate attenzione a questa figura che potrebbe essere un capo piuttosto che una donna vicino a voi, magari anche una madre, perché ho come la sensazione che lì intorno ci sia qualcosa che non quadra tanto, perché abbiamo le due figure femminili, 2, 5 e 7 di spade, ok? È come se questa temperanza fosse come una calma apparente, no? Per cui monitorate sempre bene le vostre risorse, quello che avete investito, cercate di fare un monitoraggio scandito nel tempo, ogni mese, ogni 2, ogni 3, quello che voi ritenete opportuno. Però tenete sott'occhio quelli che sono i vostri investimenti. Vi dico, qui avete anche la ruota della fortuna, quindi potrebbero arrivare dei premi o delle occasioni inaspettate di collaborazione. Io sento che sono quelle occasioni che vi mandano col Papa. Qui si tratta veramente di un'espansione a 360 gradi, ragazzi. Ci sono doni, nuove opportunità che si aprono, magari anche delle vincite al gioco, per qualcuno. Potrebbero essere anche dei premi, soprattutto se vi proporranno un aumento di livello o se riuscirete a firmare quel contratto di rilievo che state aspettando da un po'. Qui arriva il contratto, arriva un cambio direi anche karmico, considerata la ruota della fortuna. Quindi devo dire che la lettura è molto molto positiva, amici dei pesci. È come se ci fosse da scegliere, da fare una scelta per amor proprio, come vi dicevo, scegliete quello da portare avanti e quello che no, è come se ci fossero delle spese, dei progetti, diciamo così, che dovete sacrificare perché ci sono delle incombenze prima a livello familiare, ok? Ah, infatti non vi ho parlato dei progetti. Allora, per chi avesse dei progetti nuovi, anche lì sento che non è il momento giusto. Può essere che sia necessario limare ancora un pochettino il progetto prima di portarlo a concretamento, a concretezza, prima di materializzarlo, ok? Ehm, per qualcuno sento anche che c'è poca energia da mettere in questo progetto nel prossimo semestre, perché c'è tanta energia che viene richiesta sia dalle questioni, diciamo,
lavorative sia un po' anche dalle questioni familiari quotidiane, diciamo. Quindi se avete dei progetti metteteli un attimino in stand-by. Non vuol dire che siano chiusi o cancellati, però è come se adesso non fosse un momento propizio. Bene, andiamo a vedere, grazie, una fatina, amici dei pesci. Luce interiore, ma che bella carta! E guardate, è messa come il Papa. Sì, io qua sento che avrete veramente un'espansione, un'elevazione. Tenete presente che avete il Papa, potete o essere voi che diventate maestri, insegnanti, oppure può anche essere che qualcuno si avvicini a voi e vi aiuti nel vostro lavoro, vi aiuti a gestire, ehm, a crescere fondamentalmente nel vostro lavoro. Vi dico, qui si tratta di brillare fondamentalmente e in questo semestre lo vediamo da tutte le parti. Per qualcuno, ragazzi, se avete qualche progetto lavorativo con un partner o vi piacerebbe creare qualcosa col partner, perché comunque qui abbiamo gli amanti, quindi ci può essere qualche cosa inerente alle relazioni affettive. Vi dico, dovrete scegliere che direzione prendere, cioè se seguire questo progetto, se focalizzarvi sul contratto del Papa, perché vi dico, il contratto che vi manda il Papa è bello forte, eh? D'accordo, amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata di ispirazione per capire come navigare le prossime, le prossime energie. Bene, detto questo, se avete piacere di sostenere il canale potete comunque mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi. Se avete piacere potete anche lasciare un commento, a me fa sempre piacere leggerli. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2024 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!